questa è una borsa, vedete, da elettricità, da idraulica, è robusta, finta pelle e iniziamo a tirare fuori qualcosa, andiamo con ordine, che poi pian piano vedrò di eliminare. La borsa, vabbè, l'avete vista, è compatta, purtroppo non ci sta. Poi vi faccio vedere la bandiera. Allora, l'evoluzione del materiale grip, la pinza, il pinzone, che è la versione maggiorata ma molto bella perché ha delle possibilità in più. Vi metto la fotografia perché non la possiedo, perché è grande così e pesa, iniziamo a pensare anche ai pesi, secondo me 1 chilo è abbondante, ecco. Strada facendo, stufo di portare valigie da 20 kg, ho deciso di ridurre il peso. Ho tirato fuori qualche cosa, tutto era nella borsa ma ce n'è ancora, le cose più grosse, ma non tanto. Voglio farvi una storia. Vi stavo dicendo pinza pinzone, poi in tempi più recenti, stando sempre sulle pinze, la Manfrotto, questa è proprio marchiata Manfrotto, è uscita con questa che ha questa apertura massima, vedete. E intanto fai ginnastica, cosa sarà? Poi leggiamo parecchia roba, è regolabile, per cui puoi raggiungere l'apertura della pinza classica. Questa ha vedete, il foro femmina da 16 mm, questa invece ha 2 attacchi maschi da 16 mm. Cioè, in realtà non si può fare sto gioco, ma a che ti serve? E iniziamo allora a capire un problema: maschio o femmina? Sarebbe meglio bisex, ma non c'è. Ti becchi questo o quell'altro, per cui bisogna avere degli adattatori. Ma ci torniamo dopo. Sempre nei vecchi tempi, lo snodo, ecco, vedete, bruttissimo. A me questo proprio non è mai piaciuto. È di metallo con delle sferette, assume varie posizioni e ha 2 morsetti in fondo. Serviva prevalentemente a montare le bandiere di metallo, che la misura piccola, che comunque oggi ci sembra grande, è questa. Te la preparavi prima, qua mettevi un morsetto fondamentale per disegnare la luce e l'altro te lo inventavi il sistema, il vero morsetto, che non è tanta roba, 2 centimetri, era classico metterlo ai cosi dello stativo, ma non questi qui, diciamo hobbistici, che usiamo noi, ma quelli che avevano il fermo d'acciaio. Va bene, però secondo me questa e la bandiera di metallo, ora che ci sono le lampe da LED, sono superate. C'è di meglio. Intanto possiamo usare tranquillamente il cartone o la plastica. La plastica dura di più, questa più rigida, plastica nera è l'ideale. Dunque, anni 90 erano uscite l'alternativa alle pinze che hanno loro ingombro. Queste nelle borse, no, questa è leggera, pesano, ti tolgono spazio. Questa è ingombrante e pesa, non tantissimo, però è un bel pezzo. Quando era uscito il Magic Arm, gli elettricisti, soprattutto io mi ricordo gli elettricisti, godevano. Per loro era un'invenzione notevole. Insomma, vedete, ripiegate così, massima estensione è così. E avete un po' di opzioni. I 2 attacchi, ecco qua sì che ci siamo, maschio o femmina. 2 attacchi maschi da 16 mm e, magnifica cosa, qui ci vorrà il dettaglio, poi ve li faccio vedere in opera, un foro da 3 ottavi e un foro da 1/4 di pollice. Questi qua sono misure, vedete, in sistema americano. Per capirci, il 1/4 di pollice è quella piccola ed è quella delle macchine,
le viti dei cavalletti che attacchi sulla la stessa filettatura delle macchine fotografiche e macchine da presa. Le macchine da presa più grandi avevano anche i 3 ottavi e qua ce le ho tutte e due e sono, quando il Magikarp è libero come in questo caso, orientabili. C'è anche una fessura e fai molti disegni, ruotano. Devo dire che io mi sono preso questo perché uno lo volevo e col sistema di chiusura, ecco, dopo che l'hai fissato in qualche modo, poi faccio vedere come con la leva, con molta forza, l'hai bloccato e non si muove più. Ma c'è il modello con la manopola frizionata che è migliore. Magikarp si sposa perfettamente con la clamp. Ecco, evoluzione migliore secondo me della pinza, perché tanto qua fa, ecco, beh, no, la pinza però la pinza, vedete, si apre di più. No, ogni cosa ha i suoi pro e contro. Questa più di così non è che si apre, quanto sono, mi sono segnate tutte queste cose. Allora, ecco, usiamo il metro che ce l'avevo da qualche parte. No. Quando c'è, eccolo qua. Mi sa che sono 4 centimetri. Una magnifica clamp. Anche qua la trovate con la levona di plastica brutta oppure con la manopola di metallo. La differenza è poca. A me piace molto di più questa. Poi c'è anche questa versione che stranamente è un pelino più leggero, no? È uguale, è sempre marchiata Manfrotto, sembrerebbe che tenga, la chiamano Heavy Clamp di più, per cui probabilmente la leva è migliore, grigia con le manopole cromate. Vedete? Ora è libera, ho attaccato un Magikarp qua alla clamp sul tavolo, perfetto, stretto, quello che si deve a morte, e qua potete attaccare proiettori anche di un certo peso, tranquillamente. Quando avete raggiunto la posizione stringete la leva, ma quando è fissato è un po' più agevole e non si muove più. Questa è uguale, la mettiamo da parte per un attimo. Mettiamo una lampada, ecco, vediamo le lampade, vi dicevo, fino a certe potenze, diciamo con l'incandescenza dalle piccole ai 6,50 ai 6,50, no? Proiettori da 6,50 c'hanno appunto l'attacco femmina da 16 femmina da 16 ampere, da 16 da 16 mm. Qua io ho la mia Tota, pur essendo di produzione americana, questo perlomeno è uno standard, vedete? 16 mm perfettamente montata. Poi se vuoi fare il puntamento devi mollare qua roba, ma devi mollare qua e fare. Mi sono nascosto dalla Tota. Questa qua poi no, voglio stare con la luce naturale. La teniamo per i suoi accessori, anche se li ho già fatti vedere in una puntata speciale Tota. Quindi abbiamo visto l'attacco 16 è uno standard, così come nello stativo. Andiamo senza questo è 16. Invece questo qua, che a me piace quando offre queste opzioni, diciamolo, chiaro, poi ci vorranno dettagli, dovrò segnarmelo. È sempre 16, benissimo, ma in più c'è la filettatura da 3 ottavi che delle volte serve. Insomma, se li trovate prendeteli così, non prendeteli però all'Ofi, mi spiace dirlo, non lo dico. Cercate degli stativi robusti di buona marca. Questo ad esempio io ho un po' tutto. Questo qua è Avenger, no, questo è Yaniro, pensate, Yaniro, nero, meglio, nel set la roba nera non si riflette. Questo qua sono tutti di alluminio, per cui basta, volevo ridurre i pesi.
questo è di alluminio della Lowell, bellissimo, bellissimo perché hai i pernini qua in ferro, questo qua è in plastica, pensate, ed era della Yanni. Questa qua è un altro modello che diventa piccolissimo, lo potete giudicare dalle sezioni, non sono tanto lunghe, vedete, guardate qua, 30 cm a sezione, però ne ha 5, esatto, 30. Questo qua è bello comodo da stringere, è della Quartz Color, era è il più piccolo. Visto che siamo sull'argomento stativo e mi preparo l'attacco per qualsiasi cosa, considerate che però questi di alluminio fino a una certa tenuta di peso sono con l'attacco maschio da 16. Quelli invece d'acciaio per carichi più pesanti frequentemente sono con femmina, quindi hai bisogno di un adattatore così, anche più di uno. Questo invece vabbè, no, ha un attacco esagonale che è fatto perfetto, è fatto apposta per la clamp. Questo anche a te, questo va benissimo perché hai l'attacco maschio per andare nello stativo femmina 16 e in più hai le 2 filettature, ottimo, pronto per l'uso. Questi qua è l'ideale, questi qua no, ci arriva al pelo, però guardate il giochetto. Allora questo qua femmina con le 2 filettature, quali sono stati furbi io sono manfrotto questi pezzettini di ottone, non è che ti ladrano troppo, c'è sempre uno e l'altro e tu puoi fare il meccanico, le costruzioni. Quindi adesso me ne sono fatto uno così, che invece questo è già solido suo, però anche il collare anticaduta. Qui ne ho altri, sì. Chissà perché ho preso questo. Ancora attacco esagonale, no, motivo c'è perché nella clamp è vero che vedi qua ad esempio, questo è un difetto del Magic Arm, perché hanno fatto l'attacco esagonale che dovrebbe essere di maggiore tenuta e lo diventa matto. Ecco, questo qua non lo muovi più davvero, è bloccato dall'esagono, è bloccato dal morsetto, è un perfetto attacco, perfetto. La clamp poi insomma la puoi attaccare anche dall'alto in basso, se questo è ben assicurato, questo qua mi fiderei perché poi c'è anche lo attacchi a delle tubature, ai tubi innocenti, al legno, alla cantinella, dove ci arriva questa ganache. Vedete qua c'è una finezza che pochi sanno, c'è una zeppa, allora così hai mettiamolo sul bianco, un attacco ampio da tubo, ma per metterlo sul piano e non rovinare i tavoli metti sta zeppetta di plastica, vendono la bustina da 4 mi sembra, e hai perfettamente 2 piani paralleli. La clamp comunque ottimo aggeggio e ci vuole, però il suo peso. Qua gli adattatori vi ho fatto vedere questi qui, poi ci sono anche quelli ecco carini. Che senso ha questo? Beh, il senso potrebbe essere, ho lo stativo come quello là che finisce con i 3 ottavi, ma io voglio un attacco da 1/4 di pollice perché il mio morsettino oppure la mia lampadina piccola di adesso ha l'attacco così, ma anche la macchina, una macchina fotografica la puoi attaccare qua. Tirerò fuori dalla mia borsa, dalla mia magica borsa, altra roba, ma dato che ci sono, vedete, tutte le cose che usate per il set, è bene che abbiano una fettuccia per essere appese. Appese dove? Proprio allo stativo. Tanto minimo, se fai un lavoro ma piccolino anche da te, 2-3 stativi ce ne hai bisogno, dai. Beh, oppure ti attacchi al tavolo, ti attacchi dove poi, ma 2 stativi. Anche questo, sacchetto per la bandiera, no? Perché l'ho fatto? Perché la bandiera è bella se è nera. Beh, poi è vissuta, ma se è tutta rigata e perde la vernice,
non è che poi riflette, fa dei strani riflessi, anche lui con una, se no ce la mettete voi, ce la cucite, qualcosa per appenderlo. Tiriamo fuori dalla borsa, altre cose facciamo così su fondo chiaro. Questa è una simpatica doppia tasca per la torta che appendi, l'albero di Natale. Ecco. Ok, facciamo così, pinze, dopo quella là di plastica che è sì, plastica e gomma, c'è questa molto portatile e al giorno d'oggi secondo me basta e avanza, tanto l'apertura, beh, insomma, non è come quella là, attacchi, e per le robe dei giorni nostri è sufficiente. Poi c'è la pinza più piccolina che hanno un nome, vabbè, c'era l'articolo, e vedete che sempre quelle fatte bene hanno l'attacco per mettere qualcosa che ha il perno da 16 mm. Questo ce l'ha, questo ce l'ha. Questo qua invece mi sembra che rimane il nome clamp, da qualche parte c'è scritto mini o micro. Siamo sempre in casa Manfrotto, Bassano del Grappa, bravi a fare la roba da macchinisti, proprio bravi. Vabbè, questo qua è della serie delle clamp, dai, c'è la clamp mini, micro, forse la mini, però è limitata, vabbè, come quella, ma super sicura, vedete, morsetto, attacco femmina, sempre, non solo, tu puoi entrare con il perno e poi c'è una sicura con una vite a taglio. Ecco, ciò che ai giorni nostri secondo me non deve mancare, questa è la nano. Sì, questa è la nano, allora questa è la mini, poi c'è anche la micro, ce l'ho ma non qua forse, questo qua è ottima, è magnifica, qua non dovrei dirlo ma perché no, la Manfrotto se la fa pagare, è fatta strabene, è tutta di metallo, 2 filetti come ormai sapete, 1/4 e 3/8, questo qua di metallo che stringe, quando sei arrivato e hai preso quello che ti serve è rotante, per cui lo togli se dà fastidio. Lei è magnifica. Qua insomma è un po', no, questa qua della Lowe non mi piace troppo, però ha il suo perché. A parte che tutte queste, soprattutto se prendi quelle piccole per attaccare i teli, i fondali, dove non arriva la molletta ci arrivi con questa. Questa era fatta da mettere assolutamente su stativo, ruota sì ma non si piega, perché aveva il suo attacchino per i suoi snodini, che adesso ci arriviamo. L'evoluzione dello snodo per le bandiere, questo l'abbiamo già visto, pesante, articolato bene, però poi si smollano le palline, no, a me non è mai stato simpatico, sì quando me lo mettevano gli altri. Cosa hanno inventato? Questi qua, ma anche loro non è che, vabbè, tengono bene la posizione, non so quanto durano, non ne faccio un grande uso, qua è tutto, mi sembra che l'ho completato con, ecco vedi, quando succede questo ho messo un adattatore, ma c'è il buco apposta per evitarlo, e qua vi è buono un cacciavite, no? Questo qua si vede che è nato apposta per le clamp, infatti la fregatura è che quando c'è l'esagono non entra in certi attacchi da 16, ma qua hai sempre quell'altro, è entrato, ma non tanto bene, ecco, no, bene,
devo dire che anche se sto usando, si vede adesso, la pinzetta, la più piccola, una bandiera te la tiene. Qua è un attacco, sì, una bandiera, attacco da 3 ottavi, non so, vuoi mettere, ecco, mettiamo un pannellino, incominciamo a trovare degli scoppi, un pannellino a LED, femmina da 1/4, ci appiamo su un adattatore, 3 ottavi, 1/4 e sei a posto. Sì, devi averlo. Se invece volevi mettere una bandiera, senti, un po' di nastro, un cartoncino, oggi come oggi, ma se devi sostenere un cartoncino, torno a dire, non sbattete via soldi, comprate, poi è rotabile, vabbè, non lo stringo, dai, compratevi una, non so più che cosa dice, accendiamo, e gli diamo una mano, ecco, la peppa, no, molto meno, ma ancora tanto, ecco, torna utile. Maledetti qua sono, beh, giustamente sono fatti su nero, una pila è fondamentale sempre avercela, no? Lo porto ancora meno, no, qua sto toccando la temperatura colore, ecco, è troppo. Fatto, allora, ho guardato bene, siamo, vedete, 5600, sì, un po' bruciatino qua sotto, ma pure al 12%, e così dice che durerebbe 4 ore con sta batteria. L'abbiamo già visto e vi mando, se non l'avete visto, a Tactical Light Equipment per la descrizione di questo pannello e di altre cose. Può andare anche alimentato, ma se dura 4 ore, però è veramente tanto. Fuori dal campo o dal qualcos'altro, no? E così eravamo rimasti? La pinzetta, giusto, agli snodi. La Lowell ha fatto questi qua, non so che metallo è un po' duro da mettere, e poi ha al suo innesto, lo trovi dappertutto nei suoi accessori, non è male. Questo è quello piccolo e poi c'è quello da metà, però è giusto solo per tenere le bandiere in riflessi. Mettiamolo sullo stativo, non si è visto, e ho cambiato il 4 stativo Lowell, dove ho già montato pronta la lampada perché sta facendo scuro, ma mi sembra che ce la caviamo così.